Io adesso mi trovo a Castel di Lucio, in provincia di Messina. Piccolo borgo a 750 metri di altitudine, esso è situato nella valle della Lesa, tra i Nebrodi e le Madonie. Da cosa deriva il suo nome? Il suo primo nome con cui viene conosciuto è Castelluzzo e la sua prima menzione risale a un documento del 1271, quando il paese fu aggregato alla contea di Geraci. Tuttavia, a seguito di problemi di omonimia con molti altri comuni, il suo nome fu mutato dopo l'unità d'Italia in Castel di Lucio, nome mantenuto fino ai nostri giorni. A dominare il paese è il castello, edificato nel XIII secolo dalla famiglia Ventimiglia. Se inizialmente esso era di forma quadrangolare e protetto da una cinta muraria, successivamente il barone Antonio Ventimiglia fece edificare 2 torrioni cilindrici sul lato più debole. A testimoniare quanto esso fosse imponente, vi è un affresco all'interno della chiesa del convento di Santa Maria del Soccorso, che lo ritrae per intero. Che cosa la rende particolare? Altra curiosità non da poco, il borgo di Castel di Lucio fa parte dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia, una rete che unisce piccoli e medi comuni, dove i protagonisti sono le persone e la comunità, con l'impegno della valorizzazione delle identità locali e di uno sviluppo locale sostenibile. Essendo questa una zona di montagna, si possono trovare delle botteghe dove poter acquistare degli ottimi prodotti locali. E sapete inoltre che Castel di Lucio è inserito nel circuito della Fiumara d'Arte? Venite con me! Da non perdere nel territorio di Castel di Lucio è la Fiumara d'Arte, il parco di scultura a cielo aperto più grande d'Europa, realizzato su iniziativa del mecenate Antonio Presti. In particolare qui a Castel di Lucio si può ammirare una curva gettata alle spalle del tempo di Paolo Schiavocampo, un monolite di cemento armato coperto di lamiere di ferro che assume la forma di una vela battuta dal vento. L'opera, che riproduce la linea verticale della strada, riesce perfettamente ad inserirsi nel percorso, dividendo la strada antica da quella nuova. L'opera diventa quindi non un'interruzione, ma un punto di unione tra passato e futuro. Venite a darci un'occhiata quando siete da queste parti. Il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini, opera dal forte richiamo mitologico che si presenta come un grande grembo materno. Il labirinto si presenta come mezzo di un percorso non solo fisico, ma interiore, un percorso che stimola la riflessione sugli interrogativi fondamentali circa la vita, e il camminare lungo i suoi cerchi concentrici non è nient'altro che un percorso lungo la maternità, che si conclude una volta arrivati al centro della spirale, al centro del mistero della fecondazione. Se volete scoprire cosa c'è al centro, fatevi un giro da queste parti. Aretusa di Pietro Dorazio e Graziano Marini, un'opera di grande vivacità cromatica che, con un'esplosione di colori, ha cambiato il volto della caserma dei Carabinieri, categoria di edificio che solitamente appare anonimo. L'arte, in questo caso, si inserisce perfettamente e con una splendida lezione di cultura urbana cambia completamente l'aspetto di un edificio di architettura militare, arricchendolo di astrattismi policromatici. Ed un enorme grazie va al comune di Castel di Lucio che mi ha ospitato e permesso di realizzare questo video. Grazie! Amate la vostra terra e amate il vostro territorio.